Sabato 27 settembre non sarà una data qualunque per la Stardom, perché quel ring ospiterà una sfida che racchiude tutto ciò che il Future of Stardom Championship rappresenta: il coraggio, l'ambizione, la lotta per un futuro che ancora deve essere scritto. Ina, la giovane campionessa, difenderà il suo titolo contro Hanako, un talento che ha già dimostrato di poter reggere il peso dell'oro, ma che vuole di più, molto di più. E quando due giovani così affamati incrociano i propri destini in un palcoscenico storico come la Korakuen Hall, il risultato non può che essere un incontro da vivere col fiato sospeso. Per capire davvero l'importanza di questa sfida dobbiamo però tornare indietro e guardare alla storia del Future of Stardom Championship. Creato nel 2018, questo titolo nasce con un'idea chiara: dare uno spazio ai giovani talenti e a chi ha meno di 20 anni o meno di 3 anni di carriera, per permettere loro di crescere e costruire la propria identità all'interno del mondo del Joshi Puroresu. Da lì sono passate diverse campionesse che hanno saputo lasciare il segno, da Utami Hayashishita, che lo ha reso immediatamente prestigioso, a Starlight Kid, che ne ha incarnato lo spirito innovativo e ribelle, fino a Rina, la gemella di Ina, che ha avuto il regno più lungo e significativo nella storia di questa cintura. Il Future of Stardom Title è diventato così una sorta di culla di stelle, un trampolino che anticipa i grandi successi futuri, una cintura che non si limita a premiare il presente, ma che predice ciò che verrà. Ed è proprio per questo che il match del 27 settembre ha un sapore così speciale. Da una parte c'è Ina, l'attuale campionessa, che porta sulle spalle una responsabilità importante. Cresciuta insieme alle sorelle Rina e Hanan, Ina è parte di una delle famiglie più interessanti nel panorama del Joshi Puroresu e ogni suo passo viene osservato con attenzione. Negli ultimi mesi ha saputo difendere la cintura con una maturità sorprendente, mostrando non solo solidità tecnica, ma anche la capacità di resistere alla pressione di un palcoscenico che spesso divora i giovani talenti. Il suo regno non è stato banale, ogni difesa ha raccontato la storia di una ragazza che lotta per emergere e per non restare nell'ombra delle sue sorelle. Sabato 27 settembre avrà la chance di dimostrare ancora una volta che lei non è soltanto una delle 3 sorelle, ma una campionessa a pieno titolo. Dall'altra parte però c'è Hanako, una ragazza che, nonostante la sua giovane età, ha già inciso il proprio nome nella storia recente della Stardom, diventando una delle New Blood Tag Team Champions insieme a Waka Tsukiyama. La sua fisicità imponente, la sua potenza, la sua attitudine le hanno permesso di distinguersi rapidamente, e se i New Blood Tag Team Titles hanno rappresentato per lei un punto di partenza, il Future of Stardom Championship potrebbe essere la vera consacrazione individuale. Hanako non è soltanto forza bruta, negli ultimi mesi ha mostrato progressi anche sul piano tecnico, unendo alle sue doti atletiche una crescente consapevolezza dei tempi del match e una presenza scenica che la rende sempre più una protagonista credibile. Il loro scontro si inserisce quindi in un quadro affascinante. Da un lato la campionessa che vuole confermare il proprio status, dall'altro la sfidante che sente di essere pronta a spiccare il volo. E c'è un dettaglio che non possiamo ignorare: Hanako è già campionessa, ma proprio per questo la rende ancora più affamata. Sì, perché in Stardom, il percorso dei titoli minori è spesso una tappa verso qualcosa di più grande. E io credo che non passerà molto, infatti, prima che i New Blood Tag Team Titles, che oggi porta insieme a Waka Tsukiyama,
passino di mano, finendo tra quelle di Aya Sakura e Sayaka Kurara delle Cosmic Angels. E quando questo accadrà, Hanako potrà concentrare tutte le sue energie su un regno da campionessa singola, da protagonista assoluta. Il Future of Stardom Championship sembra essere il passo naturale della sua crescita. Dal punto di vista tecnico, ci troveremo davanti a un confronto di stili molto interessante, perché Ina è più rapida, più ordinata nelle esecuzioni, con una predisposizione alla lotta pulita e scolastica. Le sue mosse spesso puntano a costruire ritmo e a logorare l'avversaria con una precisione chirurgica. Hanako, al contrario, porta sul ring una forza fisica superiore, capace di mettere in difficoltà chiunque con le sue power move. Sarà quindi un match che metterà in contrasto la disciplina e la tecnica contro la potenza e l'impatto fisico. La domanda è: la velocità e la concentrazione di Ina basteranno per contenere la forza dirompente di Hanako? E qui mi voglio sbilanciare. Sì, perché sento che il vento del cambiamento sta soffiando e sono convinto che il 27 settembre sarà la notte di Hanako. Non fraintendetemi, Ina è una campionessa legittima che merita rispetto e che ha già fatto vedere grandi cose. Ma se la Stardom vuole cambiare campionessa, credo che Hanako sia la persona giusta con cui far abdicare Ina dal suo trono. La crescita di Hanako è stata troppo evidente, la sua fame è troppo palpabile per ignorarla, e il fatto che lei abbia già sperimentato cosa significhi comunque portare un titolo la rende pronta ad assumersi questa responsabilità. Anche perché, colpa all'infortunio di Maika e l'addio di Mina Shirakawa, è da mesi che Hanako è diventata il baluardo di EXV, colei che sta tenendo in piedi la unit, colei che fa da collante per tenere unita una stable che sta attraversando mille difficoltà. Se davvero i New Blood Tag Team Titles passeranno presto a Aya Sakura e Sayaka Kurara, come credo, Hanako resterà senza orpelli, libera di concentrare tutto il suo focus su un regno che la definisca come atleta singola. E allora questo match potrebbe segnare non solo la fine di un regno, ma l'inizio di un nuovo capitolo, in cui Hanako si confermerà come una delle nuove colonne portanti della Stardom. Insomma, sabato 27 settembre non vedremo solo una difesa titolata, vedremo un test di maturità, un duello tra due giovani che rappresentano al meglio lo spirito del Future of Stardom Championship. E almeno per quanto mi riguarda, credo che la campionessa che uscirà dalla Korakuen Hall con la cintura in vita si chiamerà Hanako. Ora però, parola a voi. Scrivete il vostro pronostico qua sotto nei commenti e non dimenticate di lasciare un like, di condividere il video con quante più persone possibili e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Inoltre vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto totalmente dedicato al wrestling femminile mondiale. Grazie a Donne tra le corde potete sempre rimanere aggiornati con tutto ciò che aleggia intorno alle vostre atlete preferite, sia che facciano parte della Stardom, della WWE, dell'AEW e così via. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Grazie di cuore a tutti voi e alla prossima. Bye poi!